Questo breve video ha lo scopo di guidarvi nell'installazione del Cruise 12 TorqueLink. Per prima cosa mostriamo la configurazione base del collegamento dati. TorqueLink è un bus CAN, è costituito da una dorsale con terminatori ad entrambe le estremità. Componenti aggiuntivi, come batterie e caricabatterie, vengono aggiunti tramite cavi AT. Se i componenti da collegare sono installati distanti l'uno dall'altro, è possibile estendere la dorsale utilizzando i cavi di prolunga disponibili come accessori. Sulle diramazioni AT non è possibile installare prolunghe per evitare problemi. Per garantire una corretta installazione, si consiglia di utilizzare percorsi cavi liberi da ostruzioni ed etichettare chiaramente i cavi, soprattutto le prese che fuoriescono dalle paratie. Prestare attenzione all'orientamento della spina TorqueLink a 8 pin durante l'assemblaggio e chiudere correttamente tutti i pressacavi. Ora colleghiamo i prodotti Torqeedo alla dorsale. Nel nostro esempio, un Cruise 12 e un acceleratore TorqueLink svolgono la funzione di terminatore. Le batterie Power 48 5000 e i relativi caricabatterie sono collegati alla dorsale tramite cavo AT. Per l'installazione di un sistema Cruise 12 TorqueLink è necessario collegare due batterie Power 48 5000. Il numero di caricatori può variare. Se si desidera installare più di due batterie, contattare direttamente Torqeedo. Qualora venisse utilizzata una manetta Torqeedo diversa, ad esempio articolo 1951-00, si prega di notare quanto segue. Questi modelli di acceleratori non hanno la funzione di terminatore e devono essere collegati alla dorsale tramite cavi AT. Il terminatore, in dotazione con la manetta, va installato alla fine della catena dopo la manetta. Le manette 1949-00, 1950-00 dovranno essere collegate al display in dotazione. Il display va poi collegato alla dorsale tramite cavo AT. Diamo ora un'occhiata all'installazione dei cavi di alimentazione e dei cavi di ricarica. Partendo dall'interruttore principale sono presenti due cavi positivi e due negativi. Ogni batteria Power 48 5000 ha il proprio collegamento diretto all'interruttore principale. I dadi utilizzati per stringere i cavi di alimentazione alla batteria hanno una copertura in gomma per proteggerli dalla corrosione. Allo stesso modo, un caricabatterie è collegato a ciascuna batteria. Fare attenzione a non danneggiare la protezione di gomma sui contatti. L'interruttore principale deve essere installato sull'imbarcazione in modo tale che i poli di collegamento siano protetti da contatti accidentali, ad esempio in una console. È inoltre necessario assicurarsi che le connessioni non siano esposte all'acqua, ad esempio in sentina. Se viene utilizzato un solo caricabatterie, collegare il cavo positivo a una batteria e il cavo negativo all'altra. Ciò garantisce che entrambe le batterie vengano caricate allo stesso modo. Per l'utilizzo di batterie con poli tondi come Torqeedo 24 3500, batterie AGM o Life PO4 è disponibile il set di connessione 1979-00. In tal caso, Torqeedo consiglia l'installazione da parte di un professionista per garantire che tutti gli standard richiesti siano soddisfatti. Il set di connessione 1979-00 contiene i cavi di alimentazione e l'alimentatore per TorqueLink. Il cavo per l'alimentazione va collegato alla dorsale come un cavo AT va collegato ai 48 volt positivi-negativi del banco batterie. Nota: la batteria Power 24 3500 funziona solo con il motore TorqueLink Cruise 12 senza comunicazione, ovvero solo in modalità di scarica. Anche il gateway TQ Bus TQ-CAN esistente non funziona con questa batteria. Come funziona il processo di ricarica? Per la ricarica, l'interruttore principale va impostato su off e i caricatori vanno collegati all'alimentazione da banchina. I caricatori daranno corrente automaticamente soltanto alle batterie. Prima di collegare il cavo del caricabatterie alla presa di corrente da banchina, assicurarsi che sia dotato di fusibili in modo che l'interruttore automatico non scatti.
Quando si utilizza il caricatore rapido, articolo numero 2112-00, si ha la possibilità di limitare il consumo di corrente dall'acceleratore. Per poter navigare, i cavi del caricabatterie devono essere scollegati dalla presa di banchina e l'interruttore meccanico principale deve essere posizionato su on. Ora il sistema può essere avviato premendo il pulsante on sulla manetta e l'imbarcazione è pronta a partire.